Bentornati amici sul canale Il Divo della Pizza. L'ultima volta abbiamo visto che si può preparare una bellissima pizza napoletana anche a casa, senza nessun strumento particolare, senza planetaria e cuocendola semplicemente nel forno di casa. Oggi invece vi mostrerò un'altra ricetta. Andremo a preparare una pizza con un impasto diretto a 24 ore, impastato in planetaria e cotto nel magico forno Lille Extreme. Siete pronti? Bene, andiamo a impastare. L'impasto che realizzeremo oggi è un impasto diretto a 24 ore. Dovete sapere che ci sono due macro tipologie di impasto, c'è l'impasto diretto e l'impasto indiretto, ma poi lo vedremo più in dettaglio in un video separato. Questo è un impasto diretto, significa che tutti gli ingredienti andranno mescolati, diciamo, in una volta sola, mentre con l'impasto indiretto si ha un pre-impasto e poi si va a finalizzare l'impasto. L'idratazione di questo impasto sarà del 63%, quindi su 602 g di farina metteremo 380 g di acqua. Vediamo meglio nel dettaglio. Gli ingredienti per 4 panetti da 250 g sono 602 g di una farina di medio forza, in questo caso io ho deciso di usare una farina Caputo Pizzeria, poi 380 g di acqua fredda di frigorifero, perché andiamo a impastare con la planetaria, quindi il movimento meccanico della planetaria stessa andrà a riscaldare il nostro impasto, quindi per non andare a riscaldare eccessivamente l'impasto preferisco usare acqua fredda di frigorifero. 18 g di sale e 1,6 g di lievito di birra fresco. Ora passiamo alla planetaria e vediamo come procedere. Allora, per prima cosa mettiamo tutta la farina nel cestello della planetaria. A questo punto andiamo a prendere il lievito e lo spezziamo all'interno della farina in maniera anche abbastanza grossolana, non vi preoccupate. Fatto questo, chiudiamo la planetaria e alla minima velocità facciamo dare una prima mescolata, giusto per ossigenare un po' la farina. Una volta mescolata per qualche secondo, cominciamo ad aggiungere l'acqua a filo. Aumento la velocità sul 2, aggiungo sempre un po' di acqua a filo. Mi raccomando, l'importante è non aggiungerla tutta troppo velocemente, quindi sempre un po' a filo, lasciare il tempo alla farina di assorbire l'acqua e poi aggiungere sempre. Inizialmente si può andare un po' più veloci perché ovviamente è molto asciutta, poi verso il finale vedremo che quando la farina avrà già assorbito parecchia acqua sarà veramente fondamentale aggiungerla poco alla volta. Ok, quando l'impasto comincerà ad essere compatto possiamo aggiungere il sale. Quindi ora inseriamo piano piano l'acqua rimanente, ma veramente andiamo piano piano, diamo il tempo alla farina di assorbire tutta l'acqua, altrimenti rischiamo di rompere tutta la maglia glutinica e non riuscire più ad incordare l'impasto. Possiamo anche magari provare ad aumentare un po' la velocità su 3. Quindi ora andremo ad aggiungere la rimanente acqua sempre a filo finché sarà completamente assorbita e finché non vedremo che l'impasto lascerà i bordi della ciotola completamente puliti. A quel punto l'impasto possiamo considerarlo terminato. Ci accorgeremo che l'impasto è ultimato quando i bordi del cesto saranno completamente puliti e l'impasto rimarrà attorcigliato sul gancio.
Un piccolo trucchetto è quello di lasciare riposare 4-5 minuti l'impasto all'interno della planetaria e riprenderlo successivamente. In questo modo vedremo che l'impasto si riuscirà ad incordare meglio. Quindi tra 5 minuti riprendiamo con la planetaria. Ok, quindi sono passati i nostri 5 minuti, diamo ancora una leggera impastata. Ok, direi che ci siamo. Ora, arrivati a questo punto, possiamo prendere il nostro impasto e trasferirci sul piano da lavoro. Ok, eccoci qua. Questo è il nostro impasto ultimato in planetaria. Quindi per togliere l'impasto non dovete strapparlo, ma semplicemente trascinarlo fino alla fine del gancio, ok? Ora, questo impasto qua, diciamo, è quasi finito. Dobbiamo solo fare un paio di giri di pieghe, no? Come quelli che abbiamo visto nell'ultimo video. Quindi cosa facciamo? Diamo qualche giro di piega, diamo una pirlatura e lasciamo l'impasto a riposare per circa 15 minuti, coperto con la ciotola della planetaria. Ci vediamo tra 15 minuti e facciamo un giro di pieghe. Quindi dopo 15 minuti il nostro impasto si troverà in questa maniera più rilassato e andiamo a dare qualche giro di piega. Noterete che l'impasto diventerà ancora più liscio e asciutto. Gli diamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora, facciamo l'ultimo giro di pieghe veloci per tirarlo proprio liscio liscio e poi lo passiamo in frigorifero. A tra poco. Ecco quindi l'impasto dopo i nostri ultimi 15 minuti che risulterà liscio e asciutto. Quindi facciamo giusto 2 pieghe. Wow! Vediamo che già l'impasto comincia a creare le prime bolle e questo è un ottimo segnale, vedete? Queste sono le prime bolle. Quindi l'impasto ultimato risulterà di questo tipo, quindi liscio, omogeneo, non appiccicoso e ben incordato. Fatto questo, quindi non ci resta che prendere il contenitore ermetico, adagiare l'impasto al suo interno, lasciarlo un'ora a temperatura ambiente e poi lo andremo a mettere in frigorifero per 17 ore. Quindi, come avete visto, con la planetaria impastare è davvero semplice. L'unica accortezza che vi posso dire di avere è quella di inserire poca acqua alla volta e lasciare assorbire lentamente l'acqua nella farina. L'impasto è terminato, come ho già detto tra un'ora lo metterò nel frigo e lo lascerò per 17 ore. Ci vediamo domani per lo staglio, per la lievitazione e poi per la cottura nel magico fornillino. A domani! Eccoci amici, il nostro impasto ha passato le sue 17 ore in frigorifero, quindi ora passiamo allo staglio. Ok, allora prendiamo il nostro impasto, capovolgiamo sulla spianatoia, procediamo allo staglio come abbiamo visto nel precedente video e formiamo 4 panetti da circa 250 grammi. A questo punto procediamo alla formazione dei panetti. Pinziamo per bene in maniera da sigillare il paniello. Ok. E diamo un po' di pirlatura. Ok, questo è il nostro panetto e vado a riporlo in una cassetta porta impasti
dove ho messo un po' di farina di semola rimacinata di grano duro per non fare attaccare il panetto. Quindi ripeto la stessa cosa con tutti gli altri panielli. Perfetto, quindi abbiamo formato i nostri 4 panielli, ora li ho riposti in una cassetta, andiamo a coprirli con il coperchio e li lasciamo fino al raddoppio, quindi all'incirca 4-5 ore. Ragazzi, sono passate circa 4 ore, 4 ore e mezza e i nostri pannelli sono pronti per essere stesi e infornati. Le pizze che voglio preparare oggi sono 2, perché in realtà 2 pizze le metto in freezer e poi vi farò anche vedere come gestire i pannelli surgelati. In questo caso quindi 2 pizze le facciamo condite con del pomodorini gialli, mozzarella fior di latte, fiammiferi di speck, noci e un giro d'olio. Ok, quindi spostiamo un attimo gli ingredienti e procediamo con la stesura del primo pannello. Quindi mettiamo un po' di farina sul banco da lavoro. Ricordo che uso la semola rimacinata di grano duro. Voilà. Quindi procediamo con la classica stesura con le dita incrociate per la pizza napoletana. Ragazzi, quando avete queste bolle qui scoppiatele, perché altrimenti all'interno del forno vi bruceranno in men che non si dica. Andiamo a mettere un fondo di pomodoro giallo. Mettiamo un po' di mozzarella, prendiamo i nostri fiammiferi di speck, li disponiamo, ci mettiamo anche qualche pezzo di noce. Per ultimare un giro d'olio, il classico 6 del pizzaiolo, e voilà, la nostra pizza è pronta. Ora passiamo a mettere la nostra pizza sulla pala. Ok. Voilà. Quindi ultimiamo la stesura sulla pala. In questa maniera, perfetto. Ottimo, quindi sono circa 20 minuti che stiamo preriscaldando il forno in Lillo, controlliamo la temperatura. Ok, abbiamo 434 gradi, quindi direi che ci siamo, perché la pizza napoletana vuole una temperatura come questa. Passiamo ad infornarla. Perfetto. Mettiamo il timer, facciamo 60 secondi e poi diamo la prima girata. Ok, ci siamo. Diamo la prima girata. E voilà. Ecco qua che bella. Giriamo di 90 gradi in modo da poter ultimare con altri 30 secondi una cottura nella maniera migliore. Ok, dovremmo esserci, diamo una controllata. Wow! Ecco qua la nostra pizza napoletana. Andiamo a metterla sul piatto. Voilà! Facciamo vedere la cottura. Guardate che cornicione, che maculatura. Perfetto. Se questo video vi è piaciuto, ragazzi, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così sarete sempre informati su tutte le novità del mio canale. Inoltre, se vi piacciono le mie pizze, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, trovate il link in descrizione, così da poter vedere sempre tutte le fotografie di tutte le mie pizze. Detto questo, ragazzi, non mi resta che dirvi alla prossima e buona pizza a tutti!